Bentornati a tutti. Oggi parleremo di un argomento che è davvero interessante. Sicuramente questo, fra virgolette, chiamiamolo difetto o impossibilità nel fare questa determinata cosa, sarà capitato parecchie volte, credo, a voi utenti. Allora, quanti di voi qualche volta, quando avete scaricato o reperito un file su internet o su altri programmi, non riuscite a spostare questo file appunto che avete scaricato, quindi che si troverà sulla famosa cartella download, sulla famosa per esempio cartella incoming di eMule, se si tratta di averlo preso da eMule o da torrent, quello che sia, e avere proprio l'impossibilità di spostare questo file, quindi anche facendo il classico copia incolla o taglia e incolla, che vi posso dire in un hard disk esterno, in una pen drive o anche addirittura all'interno stesso del vostro hard disk, quindi da C a C stesso, soprattutto quando si deve cambiare di posizione. Quindi ammettiamo da portare il file da incoming anche, che vi posso dire, documenti, immagini, quello che sia. Allora, a cosa è dovuto questo? Le cause possono essere tante, potrebbe in sostanza la prima, quella più che mi viene in mente, potrebbe essere proprio un discorso di formattazione errata in base al file della nostra pendrive o hard disk. Non entro in termini tecnici perché sennò poi diventerei noioso, però dipende quanto è grande il singolo file che andiamo a reperire, soprattutto quando supera i classici 4 giga, dobbiamo andare necessariamente a formattare con la pendrive o l'hard disk in una formattazione particolare. Se il singolo però file supera questi famosi 4 giga, quindi anziché FAT o FAT32 lo dovremmo fare in NTFS, quindi sta lì il problema di non permettere il passaggio di questi 4 giga in totale, perché se questo file stesso da 4 giga lo spezzettiamo in tanti microfile, allora il passaggio avviene. Il problema potrebbe essere proprio del file grande, quindi intanto accertatevi che questo file non è enorme, in modo che potete andare semplicemente a formattare in altro modo la vostra pendrive per raccogliere questo file tutto in un'unica volta. E mi raccomando, non ci confondiamo, perché non è il problema dei 4 giga, noi possiamo passare nella pendrive anche 300 giga tutti assieme. L'importante è che in questi 300 giga non ci sia un singolo file che possa pesare 5 giga, 6 giga, 7 giga, in quel modo formattata la penna in altra maniera. Secondo poi cosa potrebbe essere? Potrebbe essere anche un file danneggiato, che quindi è stato o corrotto o magari all'interno possiamo trovare un virus, quindi il file è corrotto e danneggiato, quindi non permette lo spostamento. Potrebbe essere dovuto a che cosa? Che ci sia il blocco inserito nel file, quindi in questo caso potete risolvere semplicemente facendo il tasto destro sopra quel file e facendo annulla blocco, proprio mettendo la spunta su annulla blocco, applica prima, mi raccomando, e poi ok. E potete tentare se il file viene anche quando spostato in questa maniera. Quindi sono questi i problemi, diciamo, le cause, ecco di più le cause che non vi permettono lo spostamento del file. Potrebbe anche essere dovuto, con ultima analisi, proprio a un comportamento anomalo del vostro sistema operativo, che sia Windows, Linux o altro sistema operativo che voi andate a montare nel vostro computer, nella vostra macchina. In questo caso però, se anche con tutte queste prove voi non riuscite nemmeno a spostare questo file, cosa si può fare? Ci possiamo aiutare con un programma che è gratuito. Il programma di cui vi parlo è credo che molti lo conosceranno, da oggi in poi lo conosceranno, è il Teracopy. Il Teracopy è un programma veramente bellissimo, fatto bene, semplicissimo nel suo utilizzo, proprio serve per spostare questi file. Quindi in qualsiasi parte, quindi da C a C, abbiamo detto, da USB ad altro USB, quindi proprio permette lo spostamento che è bloccato invece in quella maniera. Quindi il programma è open source, è completamente gratuito ed è il Teracopy. Ora praticamente cambiamo inquadratura, così vi faccio vedere dalla sua installazione come funziona il programma. Quindi il tempo di cambiare inquadratura, però prima la sigla. Ed eccoci qua ritornati. Allora, apriamo tutti una pagina del nostro browser, quello che preferite voi, e andiamo a scrivere il programma Teracopy con la Y finale. Diamo un invio e il programma è questo di qui, proprio della Code Sector. Quindi andiamo nel primo, clicchiamo all'interno, perfetto, e qua non dobbiamo fare altro che andare a cliccare sulla vocina Download. Andando sulla vocina Download, mi raccomando, andate a scaricare
versione, insomma quella esatta, che sarebbe la executive, quindi per intenderci la prima. Capite bene che può essere montato su qualsiasi piattaforma, quindi a partire dal 7 che già è in disuso, non ve lo consiglio di utilizzare ancora il 7, questa piccola parentesi, e nemmeno l'8, utilizzate dal 10 in poi. Piccola parentesi. Quindi noi dobbiamo andare a scaricare la versione 3.17 che è l'ultima che c'è. Ovviamente magari guarderete il video fra 2 mesi, 3 mesi, un anno, andate a scaricare la versione sempre quella più aggiornata, non troverete la 3.17, potete trovare anche la 3.20, la 3.21, addirittura la 4. Quindi non ci resta che andare a cliccare su teracopy.exe, partirà il download, già è partito, e possiamo fare apri file per procedere con l'installazione. Lui fa un piccolo check-in, avete visto, un check-up, come lo volete chiamare, lo chiamate per vedere se ci sono nuove versioni, non ci sono, in questo caso dobbiamo fare installa direttamente. Diamo sì, attendiamo l'installazione. Perfetto, ha installato il tutto e il programma è questo di qua, quindi possiamo praticamente andare a togliere, a chiudere il sito e il programma che vi troverete davanti è questo di qua. Quindi un programma comunque in italiano completamente, potete anche andare a cambiare lingua e come vedete voi qua io ho creato un file che sarebbe un calendario, ammettiamo che questo è il nostro file che non permette di fare il copia e incolla, quindi che ogni volta che voi fate tasto destro copia, io ce l'ho qua, comunque voi ve lo potete trovare qua, quindi facciamo il classico copia, tasto destro, incolla, che voi lo ritroverete in questa parte, praticamente vi dà l'errore, quindi vi dirà che è impossibile copiare il file o incollare il file. Quindi faccio finta che questo calendario 2023 che ho appena creato è bloccato e io lo voglio andare a inserire in una pendrive che potrebbe essere anche nuova cartella. Quindi in questo caso cosa dobbiamo fare? Ovviamente il procedimento è più lungo, sì, perché ovviamente è più lungo qua da andare a impostare l'origine e la destinazione, ma è più lungo che può essere di 30 secondi, 20 secondi, ma ovviamente non sarà un problema che vi ritroverete sempre quella di non poter copiare il file, perché abbiamo visto poc'anzi che potrebbe essere un problema di quel singolo file. Se ovviamente l'avete con tutti i file, ovviamente è sicuramente un problema di sistema operativo, quindi lì vi consiglio di andare a formattare la macchina e andarla a ripristinare allo stato di fabbrica. Se invece è qualche file che potete utilizzare benissimamente questo Teracopy che vi aiuta nel momento in cui vi succede questo problema, avete questo problema. Quindi in questo caso noi cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo andare a toccare nulla di che, dobbiamo andare soltanto a impostare il file d'origine, che sarebbe il mio calendario, quindi come file di origine io cliccandoci e facendo aggiungi file se è un file, il mio è solo un file, questa è invece una cartella, vado su desktop e vado a prendere praticamente il mio calendario che è questo di qua. Quindi in questo caso una volta che clicco il calendario farò apri e lui già mi mette l'origine. Quindi in questo caso è il mio copia l'origine, l'incolla è la destinazione, quindi io lo voglio andare a incollare sulla mia nuova cartella. Voi lo potete andare a incollare sull'hard disk, quindi dovete andare a prendere praticamente, a sfogliare dove dovete andare a incollare questo file. Potrebbe essere per esempio su questo PC che voi avete la pendrive che è D praticamente, quindi in questo caso io lo potrei incollare pure su D. Io lo voglio incollare su nuova cartella, quindi metto desktop, nuova cartella e faccio selezione. Quindi abbiamo capito bene che questo corrisponde al tasto copia, la destinazione dove voglio incollare. Dopodiché non mi rimane altro che fare, praticamente sposta. In questo caso lui ha spostato il singolo file, avete visto subito sul desktop come il calendario è scomparso e l'ha inserito dentro nuova cartella, che io mi ritroverò praticamente il calendario messo dentro nuova cartella. Quindi, ricapitolando, origine corrisponde al copia, andate a prendere il file che non si può spostare, la destinazione andate a inserire dove volete, nelle pendrive, negli hard disk esterni, dove volete voi, dopodiché basta prendere lo spostamento, basta effettuare questo spostamento. Quindi avete ben capito quanto è semplice andare a utilizzare il Teracopy, soprattutto vi ho detto ovviamente rispetto al copia e incolla che offre Windows è un parametro, un'impostazione, chiamatela come volete chiamarla, un pochettino più lunga sì, perché dobbiamo andare a impostare l'origine e la destinazione. Però come vi ho detto poc'anzi,
serve soltanto nel momento in cui avete problemi a spostare qualche file. Quindi anziché andare a cestinare quel file che magari siete stati ore e ore e ore per reperirlo, vi potete fare aiutare da questo bellissimo programmino open source gratuito, totalmente gratuito, che è il Teracopy. Per tutto il resto, invece, quando non avete problemi di spostamento di file, utilizzate ovviamente la versione di Windows, che è il classico copia e incolla, che è veramente molto più veloce. Quindi, che dirvi, spostate tutti i file che volete con Teracopy. Ciao, alla prossima!